E insomma, eccoci qua. Bentornati sul canale per il quinto episodio della serie indonesiana. Oggi vi farò finalmente vedere Bali, isola celeberrima, nonché uno dei luoghi più turistici al mondo. Abbiamo visitato Bali in due momenti diversi, un giorno al sud e qualche giorno con base nei dintorni di Ubud, per un totale di 4 giorni. Per chi non mi conosce voglio essere subito chiaro, non sarà il solito video di influencer che stanno nelle ville, vanno in piscina, si rilassano, vanno al mare, eccetera eccetera. In questo video vi farò sì vedere un po' di tutto quello che ha ad offrire l'isola, ma escludendo appunto il mare, di cui abbiamo già goduto ampiamente a Comodo e alle Gili, ma ecco, esploreremo cascate, decine di templi, risaie, assisteremo a danze tipiche e cerimonie e poi avremo modo di entrare a contatto con i gentilissimi locali e la loro cultura. Ovviamente darò consigli pratici a chi vuole visitare l'isola, così da evitare trappole o avvenimenti spiacevoli. Quindi prendete un taccuino per segnarvi tutte le tappe e le informazioni utili e iscrivetevi al canale per supportarmi. Ci mettete un attimo, ma per me è molto molto importante. Carissimi, buongiorno da Bali. Dopo una sveglia alle 4 di mattina, l'aereo da Yogyakarta fino a Bali e poi 2 ore di macchina per 20 km, siamo arrivati nella nostra stanza per questa notte. Per niente male, ma la parte forte è il fuori con la piscina. Ci troviamo nell'estremo sud dell'isola e per ora passeremo qua solamente una notte, perché domani cambieremo di nuovo destinazione. Comunque, ovviamente siamo in questa zona per sfruttare al meglio il nostro tempo e vedere il tempio di Uluwatu con la danza tipica. L'isola di Bali ospita migliaia di templi e le offerte agli dei, le cerimonie religiose e le danze tradizionali fanno parte della routine quotidiana. Questo perché Bali è l'unica parte dell'Indonesia a maggioranza induista. Qui circa l'86% della popolazione segue l'induismo balinese, che è una forma sincretica che coinvolge ogni aspetto della vita quotidiana. Non sono venerate solo le divinità induiste, ma anche gli spiriti della natura, le montagne e gli antenati. Il tempio di Uluwatu è un ottimo modo per iniziare a esplorare l'isola e le sue tradizioni. I biglietti per la danza vanno presi in anticipo o bisogna fare una fila chilometrica il giorno stesso. Il costo è di 150.000 rupie, quindi quasi 8 euro. Questo tempio è uno dei 6 templi direzionali principali di Bali e risale al IX secolo. I paesaggi sono a dir poco stupendi, più belli questi del tempio in sé, devo dire. Qui una cosa da tenere a mente è di fare attenzione alle scimmie, sono abbastanza incazzate e cercano sempre di rubare qualcosa. Nascondete cibo e acqua e fate particolare attenzione a occhiali, telefoni e cappellini. Se venite da altre zone di Bali dovete arrivare in macchina o motorino e il traffico è sempre super incasinato, quindi partite con molto anticipo. Il tempio è molto famoso perché appunto al tramonto si può assistere alla danza tradizionale Kecak. Una volta arrivati qua, se volete un buon posto per assistere alla danza dovete prendere posto un bel po' prima.
Dopo la danza, molto bella ma abbastanza lunga sinceramente, mangiamo qualcosa in un posto qui vicino e facciamo un salto avanti nel tempo di qualche giorno. Infatti, dopo aver visitato Komodo e Gilimeno, torniamo a Bali. Carissimi, siamo ritornati a Bali e ci troviamo a Ubud. Guardate che roba il nostro ostello homestay. Questa è la nostra casetta, molto semplice all'interno, quindi non ve la faccio neanche vedere, però il giardino è bellissimo. Allora, siamo appena usciti dall'appartamento e non so quando si veda, però tutta la via è circondata di entrate incredibili, a dir poco incredibili. E poi appena girato l'angolo, l'altra faccia di Ubud, che è il traffico incredibile. Non è il massimo camminare qua, ci sono pochi marciapiedi, quelli che ci sono o sono invasi da piante e ostacoli vari, ogni tanto hanno dei buchi e se ci si sposta sulla strada si rischia sempre di essere investiti, però va bene comunque. Carissimi, buongiorno da Ubud. Questa è la nostra colazione, il nostro giardino. Abbiamo papaya, anguria, pera, uovo con tanto pepe che forse Telma non può mangiare e un po' di pane. E dopo partiamo all'esplorazione del quartiere qua vicino, dove siamo. Queste sono offerte che ogni giorno gli abitanti fanno. Sono costituite da riso, fiori, incenso, ma anche sigarette. Si chiamano Kanang Sari e servono a ringraziare gli dei e gli spiriti. Poi andando avanti con il video vedrete che sono veramente ovunque. Dopo qualche minuto di pace si è però catapultati nel caos più totale. Ma caos non equivale sempre a qualcosa di brutto. Anche le cerimonie per strada sono molte e fanno parte della cultura balinese. E insomma, eccoci qua. Siamo al Palazzo Reale Periatang, uno dei tantissimi palazzi, templi, eccetera, eccetera, a Ubud. Questo complesso indù risale al XVII secolo e oggi ospita la famiglia reale Kshatriya. Ha un'architettura tipica balinese e diciamo molto carino, decisamente tranquillo, però non so, ci hanno fatto un book fotografico un po' esagerato, diciamo. Costo d'entrata 30.000 rupie, quindi circa 1,60 €. Queste sono le 4 facce di Brahma, che simboleggiano i 4 testi sacri dell'induismo, i 4 punti cardinali e i 4 stadi della vita: apprendimento, famiglia, il ritiro/pensionamento e l'abbandono dei desideri materiali e legami mondani a favore della ricerca della saggezza e libertà spirituale. Dopo questa visita ritorniamo sulla strada e qui si può vedere benissimo quanti templi, palazzi e immagini sacre ci sono. La cosa bella è che, nonostante l'isola sia strapiena di turisti, queste cose fanno parte della quotidianità, a prescindere dai visitatori. Non sono costruzioni fatte apposta. Ci troviamo all'Ubud Palace, che
si trova proprio nel centro storico di Ubud, è molto più frequentato dei palazzi precedenti e risale al 1800. Il complesso attuale però è stato ricostruito dopo il terremoto terribile del 1917. Intanto qui c'è un ragno grande come un pipistrello, comunque l'entrata è gratuita, a meno che non vogliate assistere alla danza tradizionale. Poi ci siamo spostati al Water Palace, costo d'entrata 60.000 rupie, circa 3,15 euro. Water Palace di Ubud, come vedete, è una delle attrazioni che va per la maggiore, c'è un po' di gente. Comunque tutti questi palazzi sono carini, ma si visitano molto velocemente. Ora prendiamo un Grab, un taxi molto economico che si prenota tramite applicazione, verso la prossima tappa. Allora, i programmi originari erano altri perché dovevamo andare a vedere una cascata e poi la foresta delle scimmie, quella meno turistica, però dalle recensioni si è capito che erano una bella trappola per turisti e gli animali comunque non venivano trattati molto bene. Quindi abbiamo cambiato destinazione e siamo alla grotta Goa Gaja, spero che la pronuncia sia corretta. Il complesso risale al XIX secolo, ma le origini della grotta sono abbastanza incerte. La grotta fu riscoperta dagli archeologi olandesi nel 1923, ma le fontane e la piscina furono trovate solo nel 1954. Curiosità, questo sito ha fatto parte dell'UNESCO tra il 1995 e il 2015. Qui c'è la grotta con la bocca del demone e all'interno c'è una forma di T e si possono vedere dei frammenti di Shiva, della sua controparte femminile, lo Yoni, oltre alla statua del figlio di Shiva, il dio Ganesha dalla testa di elefante. Il costo d'entrata al complesso è di 50.000 rupie, quindi circa 2,50 euro. Oltre alle strutture c'è una parte naturale con vegetazione molto fitta e una serie di cascatelle. Una delle cose che più ho preferito a Bali è proprio la natura straripante, anche accanto a strade super trafficate. Ora, altro taxi con Grab, sono veramente super economici e ci spostiamo. Siamo arrivati a un tempio molto poco conosciuto, si chiama Ye Pulu e in verità siamo venuti qua non tanto per il tempio ma per le risaie. Costo di questo tempio 30.000 rupie, qui non abbiamo incontrato letteralmente nessuno. Con un po' di studio si riescono a trovare anche qui posti meno turistici. Guardate in cielo quanti aquiloni, si trovano veramente a tutte le ore del giorno e anche questi sono parte integrante della cultura e della spiritualità balinese. Ubud ha una natura straripante. Trovi vegetazione incredibile a lato delle strade, purtroppo negli ultimi anni è stata costruita troppo e ovviamente i turisti come me l'hanno presa d'assalto e quindi c'è un sacco di traffico, immondizia, eccetera eccetera. Però per fortuna questa parte naturale comunque rimane. Comunque abbiamo un po' snobbato il tempio a favore delle risaie, ma queste incisioni a roccia sono molto molto belle.
Siamo appena rientrati nella nostra homestay dopo una cena per niente male, un posto qua vicino. Giornata veramente molto bella, nonostante un po' di casino, e una cosa importante. Attenzione, perché hanno cercato di fregarci quando stavano cambiando i soldi. Siamo andati in un money changer che praticamente c'era scritto essere ufficiale. Beh, non lo era. Praticamente al momento di contare i soldi erano giusti, poi li ha richiesti indietro, li ha contati e in quel momento ne ha fatti cadere un po' con la mano, ovviamente molto di nascosto, in maniera molto furba, e ci stava dando praticamente 60.000 rupie in meno, 600.000 rupie in meno, quindi un bel po'. Quindi attenzione, io vi consiglio, anche se sono meno convenienti, di cambiare nei money changer ufficiali, che là non dovreste avere problemi. Comunque anche là controllate sempre i soldi un'altra volta. Noi li abbiamo controllati 3 volte e questo giochetto l'ha rifatto per 3 volte. La terza volta gli abbiamo detto guarda che lo sappiamo che è uno scam abbastanza comune qua e se vuoi chiamiamo la polizia. A quel punto ho fatto no scusa e noi ce ne siamo andati. Quindi attenzione. Detto questo, noi ci vediamo domani per un'altra giornata molto impegnativa con una sveglia alle 5. Buonanotte. Il giorno dopo sveglia presto, partenza alle 7 e dopo circa 2 ore siamo arrivati nel nord dell'isola con un driver che ci ha accompagnato per tutto il giorno. Primo stop della giornata, le Banyumala Waterfalls. Abbiamo parcheggiato la macchina con il nostro driver, ci sono 400 metri a piedi, un po' sali e scendi, e là davanti c'è da pagare il biglietto. Costo d'entrata 50.000 rupie, quindi circa 2,60 €. Se venite presto non troverete molta gente e qui è possibile fare anche il bagno. Ora sta iniziando ad arrivare un po' di gente, comunque sempre molto poca rispetto a tutte le foto che si vedono in giro. Noi siamo arrivati qua verso le 9 di mattina. Oltre a questa principale ci sono anche altre cascate più piccoline, un po' nascoste. Molto bella la cascata, adesso stiamo risalendo e non sono 400 metri ma sono di più. Per risalire potrebbe essere che qualcuno fa un po' di difficoltà perché l'ultimo tratto, il primo se si risale, è tutto gradoni molto alti e poi per il resto c'è solo semplice salita. Poi ritorniamo dal nostro driver per la prossima tappa, in cui in verità ci fermiamo un paio di minuti. Si tratta di una porta dove si paga per avvicinarsi e fare la foto, quindi decidiamo di saltarla. Anche perché sinceramente di porte così ce ne sono migliaia. Siamo arrivati al tempio Ulun Danu Bratan, tempio del XVII secolo, mentre qui c'è la fila per fare la foto con la porta. Il tempio è dedicato a Dewi Danu, che è la dea delle acque, ed è costruito su piccole isole. Qui si tengono pellegrinaggi e cerimonie per garantire la fornitura d'acqua agli agricoltori di tutta Bali. Il tempio induista si trova sulle sponde del lago Bedugul. È importante specificare che siamo su un lago perché acque dolci e acque salate hanno due divinità differenti.
Comunque costo d'entrata di 75.000 rupie, quindi circa 4 euro, e tempio molto bello e anche molto conosciuto. Arriviamo fino a me. Qua ci sono alcuni dei molti animali ingabbiati dentro il tempio. Trovo sia abbastanza ironico che in un tempio che celebra anche la natura e i suoi animali ci siano degli animali in gabbia. Ma vabbè, abbastanza ridicolo. Qua i turisti si dimostrano sempre la specie più intelligente dell'universo. Arrivati alla seconda cascata del giorno, Leke Leke Waterfall, e dovrebbe essere il penultimo, terzultimo spot della giornata. Anche qui ci sono le famose altalene, di cui sicuramente avrete visto molte foto sui social, anche se le più famose hanno la vista su delle risaie. Comunque, costo d'entrata 50.000 rupie, quindi circa 2,60 euro, sono tutti prezzi molto piccoli, ma sommati si arriva a cifre non così basse, diciamo. Al di là delle cascate in sé, anche i percorsi per arrivarci e i paesaggi circostanti sono molto molto belli. Cascata molto carina, le scale sono abbastanza, forse sono 400 gradini, 400, conferma, e non c'era così tanta gente, il fatto che il posto è molto piccolo, quindi se ci sono 10 persone si riempie subito, però ne vale la pena, direi, è una delle miliardi di cascate che ci sono qui sull'isola di Bali. Riprendiamo la macchina e quando ormai è pomeriggio inoltrato continuiamo il nostro giro. Siamo arrivati a quello che dovrebbe essere l'ultimo punto di oggi, cioè le risaie di Jatiluvi. Qui già il nome è tutto un programma. Deriva infatti dalla fusione di Jati, che significa davvero, e Luvi, che significa bello, davvero bello. Queste risaie sono quelle più famose di tutta Bali, insieme a quelle di Tegalalang, e sono iscritte all'UNESCO per la conservazione delle tecniche tradizionali di coltivazione, tra cui il subak. Questo sistema risale addirittura al IX secolo e mira a creare un'armonia tra i vari lavoratori. Infatti in ogni villaggio i contadini si organizzano e lavorano insieme, ma anche tra uomo, natura e divinità. Il prezzo di entrata è di 75.000 rupie, circa 3,90 euro, ma ne vale veramente la pena. Qui ci sono vari percorsi più o meno lunghi, io vi consiglio di dedicare alla visita almeno un'ora, un'ora e mezza.
Abbiamo fatto un bel giro ad anello, siamo partiti da qua sopra, abbiamo fatto così, tutto qua e poi siamo rientrati. Dopo le risaie torniamo verso Wood. Man mano che ci si avvicina alla città c'è sempre tanto traffico, quindi siamo arrivati tardi e non ho fatto altre riprese. Per quanto riguarda il driver, per 12 ore in giro l'abbiamo pagato circa 50 euro in totale, compresa una mancia molto generosa. Lui ci aveva chiesto di meno. Per loro è una cifra abbastanza alta, visto che quanto gli abbiamo dato è circa 1/3 del salario minimo mensile, ma diciamo che per noi è una cifra abbordabile. Detto questo, ci siamo trovati molto bene e quindi il giorno dopo l'abbiamo chiamato nuovamente. Buongiorno, siamo arrivati al tempio di Besakhi, che è il tempio più grande, più importante e più sacro dell'induismo balinese. Il biglietto costa abbastanza perché costa 150.000 rupie a testa e comprende una guida che non serve assolutamente a nulla e un trasportino fino all'inizio del tempio, anche quello inutile. La guida ti accompagna per 50 metri senza dirti nessuna informazione sul tempio e poi ti molla. Ci troviamo a quasi 1000 metri e il complesso comprende 23 templi separati ma collegati tra loro. Piccola precisazione, siamo stati molto sfortunati con la guida perché ho visto che a molte altre persone le guide hanno dato informazioni per tutta la visita, mentre la nostra si è dileguata dopo un paio di minuti. Ci sono anche un sacco di statue che spesso servono per la protezione contro gli spiriti maligni. Da quanto sono riuscito a capire, gli ombrelli sopra le statue rappresentano o l'anniversario del tempio oppure la cerimonia di cremazione. Oltre a questo, il tessuto a scacchi bianco e nero che avete appena visto è un abito tradizionale e rappresenta l'eterna dualità tra bene e male, tra luce e oscurità. Quindi, secondo la filosofia balinese, l'equilibrio che regge l'universo. Piccola curiosità, il colore nero è dovuto dalle rocce utilizzate e si tratta niente poco di meno di rocce vulcaniche. Nonostante le origini del tempio non siano ancora molto chiare, si sa che le rocce risalgono a più di 2000 anni fa. Altra piccola curiosità è che il sito ha fatto parte dell'UNESCO tra il 1995 e il 2015. E beh, l'intelligenza artificiale è arrivata alla grande anche qui. Tanti negozi tra un tempio e l'altro. Dei 23 templi, il più importante è quello che si trova più in alto, dove siamo ora. È costruito su 6 livelli e i turisti possono entrare solo nell'area esterna. Molto bello, molto grande, peccato che appunto la nostra guida ci abbia abbandonato, ma penso sia l'unica perché tutte le altre persone, tutti gli altri gruppi hanno la loro guida con loro. Nostra, non aveva voglia, si vede. Di nuovo in macchina verso la prossima fermata. Comunque anche i tragitti da un posto all'altro sono interessanti perché alternano molto verde a abitazioni tradizionali. Siamo arrivati in un altro punto, un tempio molto bello sulle acque del lago Batur. Il tempio si chiama Segara Urun Danu Batur. Qui non c'è un costo di entrata fissa, ma abbiamo lasciato 50.000 rupie in offerta, circa 2,60 € a testa.
Venne fondato nel XVII secolo e anche questo, come quello visto ieri, è dedicato alla dea delle acque dolci. Non per nulla questa struttura è molto simile, anche se devo dire che quello di ieri era molto più grande e con altri edifici. Siamo arrivati al villaggio Penglipuran, è un villaggio tradizionale, anche qua si paga l'ingresso, è conosciuto perché qui in teoria la popolazione locale continua a vivere secondo uno stile di vita tradizionale. Costo d'entrata 50.000 rupie, quindi 2,60 €. Qui ci puoi entrare in quasi tutte le case che si sono adattate al flusso di turisti, quindi vendono vari oggetti o qualcosina da mangiare. Anche questo è un bel posto, un po' troppi turisti, ma com'è normale che sia. Abbiamo anche avuto modo di vedere i locali fare cose da locali, come la fine di un funerale e lavori di tutti i giorni. Alla fine del villaggio c'è anche una foresta di bambù, dove si può camminare un pochino. Questa è stata l'ultima tappa con il nostro fidato driver e ora torniamo verso il traffico di Ubud per gli ultimi passi in città. Siamo tornati a Ubud, intanto mi sono scottato un po' e siamo a fare shopping, in verità Thelma a fare shopping, visto che per lei questo è l'ultimo giorno in Indonesia, mentre domani riprenderò il mio viaggio ma da un'altra regione. La mia sopportazione dei negozi è prossima allo zero, quindi mi sposto lasciando Thelma alle compere e vado a cercare un punto per il tramonto. Incredibile come nel giro di qualche decina di metri si passi da un traffico insostenibile a una natura veramente esplosiva. Questo molto bello, meno bello ovviamente il traffico. Comunque adesso vado a recuperare Thelma, andiamo a mangiare qualcosina, magari ci facciamo un giretto questa sera, però intanto io vi saluto, vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e ci vediamo nel prossimo episodio del canale per la scalata su uno dei punti più significativi di questo splendido paese. A presto!